Prescelto, hai mai sentito come se il mondo cercasse costantemente di spegnere la tua luce, di metterti all'angolo e farti dubitare di chi sei veramente? Forse hai attraversato momenti in cui tutto sembrava crollare, come se il tuo cammino fosse troppo difficile da percorrere. Ma lascia che ti dica una cosa. C'è una ragione per cui sei qui, per cui senti queste parole, proprio ora. La tua storia non è finita, è solo all'inizio. Ogni ostacolo, ogni dubbio e ogni sfida sono stati messi sulla tua strada per un motivo più grande, perché dietro ogni difficoltà c'è un potenziale che attende di essere risvegliato. Ciò che stai per scoprire in questo video è un viaggio che ti porterà a vedere oltre le apparenze, a comprendere il tuo vero potere, la tua essenza autentica. Preparati a immergerti in un'esperienza che toccherà ogni fibra del tuo essere, perché ciò che sta per essere rivelato ha il potere di trasformare la tua vita. Quindi, se ti sei mai sentito solo, frainteso o se hai mai dubitato del tuo valore, sappi che non sei qui per caso. Resta con me fino alla fine, perché insieme scopriremo come ogni ferita, ogni battaglia e ogni sfida siano in realtà le chiavi per liberare la tua vera forza. Sei pronto a riscoprire chi sei davvero? Prescelto, ti sei mai sentito fuori posto? Come se ci fosse qualcosa di diverso in te che gli altri non riescono a capire? E se ti dicessi che la tua difficoltà a stare in mezzo a grandi gruppi di persone non è affatto casuale? Questo video è arrivato a te per un motivo ben preciso ed è ora che tu scopra cosa c'è dietro. Se stai guardando questo video, potrebbe significare che sei diverso, un prescelto. Non tutti riusciranno a comprendere, ma se senti una connessione profonda con queste parole, allora ti invito a rimanere fino alla fine. Potresti scoprire verità che cambieranno il modo in cui vedi te stesso e il tuo scopo. Un prescelto è qualcuno che sente un forte senso di scopo che va oltre l'ordinario. Spesso hanno una consapevolezza più profonda della vita e una connessione con qualcosa di più grande di loro stessi. Questa connessione può essere spirituale o semplicemente una forte sensazione di essere qui per fare la differenza nel mondo. I prescelti di solito possiedono abilità o qualità speciali. Questi tratti li distinguono dagli altri, rendendoli più consapevoli di ciò che accade intorno e dentro di loro. Essere un prescelto non è facile. Comporta sfide che molti altri non affrontano. Sebbene i loro doni possano aiutarli ad avere un impatto positivo nel mondo, possono anche rendere la vita più difficile. Una delle difficoltà più comuni tra i prescelti è l'isolamento. Coloro che sono prescelti hanno una presenza che si distingue quando entrano in una stanza o interagiscono con gli altri. La loro energia è spesso potente e innegabile. Questa energia deriva dal loro senso di scopo elevato, dalla profonda consapevolezza e dai doni che possiedono. Le persone intorno a loro possono percepirlo, anche se non comprendono appieno il perché. Per alcuni questa energia intensa è affascinante e magnetica, attira la curiosità, l'ammirazione o il desiderio di connettersi. Altri possono sentirsi ispirati dalla profondità e autenticità che i prescelti irradiano. Tuttavia, questa energia non ha sempre un effetto positivo. Mentre alcune persone ne sono attratte, altre possono sentirsi a disagio, intimorite o persino minacciate. La forte presenza di un prescelto può destabilizzare le persone che non sono abituate a tale intensità. Possono sentirsi esposti o incerti su come reagire e questo può spingerle ad allontanarsi o a reagire negativamente, anche se il prescelto non ha intenzione di metterli a disagio. Per il prescelto, gestire questa energia intensa può essere una sfida, può essere estenuante, attirare costantemente l'attenzione, che sia positiva o negativa. Essere circondati da altre persone può risultare stancante, poiché la loro energia tende a influenzare le persone a un livello più profondo.
Questo impatto può essere logorante, specialmente se sono sensibili a come gli altri reagiscono a loro. La loro energia potrebbe anche portare a situazioni in cui le persone proiettano su di loro le proprie paure o insicurezze, causando tensioni o incomprensioni. I prescelti potrebbero non essere sempre consapevoli di quanto fortemente la loro energia influenzi gli altri. Questo può creare confusione o frustrazione quando si trovano di fronte a reazioni inaspettate. Potrebbero chiedersi perché alcune persone sembrano reagire così intensamente alla loro presenza o perché non riescono a mimetizzarsi come fanno gli altri. È importante comprendere che questa intensità è una parte naturale di ciò che sono e imparare a gestirla è fondamentale per il loro benessere. Quando ti ritrovi a trascorrere più tempo da solo rispetto agli altri, potrebbe sembrarti strano o persino frustrante, ma spesso non è un caso. Molti prescelti attraversano periodi di isolamento e questo accade per motivi specifici. L'universo o una forza superiore potrebbe guidarti verso la solitudine per aiutarti a crescere, guarire o comprendere meglio il tuo cammino spirituale. Questo isolamento ti dà lo spazio per riflettere sulla tua vita, sul tuo scopo e sulle lezioni che devi imparare. Senza distrazioni dal mondo esterno, puoi concentrarti maggiormente su te stesso e sviluppare i tuoi doni. L'isolamento permette anche ai prescelti di resettare la loro energia. Stare costantemente in mezzo alle persone può drenare la tua energia o distrarti dal tuo cammino. La solitudine ti offre la possibilità di ricaricarti e proteggere la tua energia dalle influenze esterne. Il tempo trascorso da solo può aiutarti a ottenere chiarezza e rafforzare la tua connessione con il tuo scopo. Può essere un periodo di introspezione profonda, in cui inizi a comprendere le ragioni dietro le tue difficoltà, ciò che sei destinato a fare e come puoi andare avanti con maggiore fiducia. Sebbene a volte possa sembrare solitario, l'isolamento può essere una parte necessaria del tuo cammino. Questo periodo ti aiuta a sviluppare la resilienza necessaria per la tua chiamata. Può servire come un modo per prepararti alle sfide future, rendendoti mentalmente e spiritualmente più forte. Durante l'isolamento potresti anche sperimentare una crescita personale che non sarebbe possibile in mezzo a continue interazioni con gli altri. È un momento in cui ti viene data l'opportunità di ascoltare la tua voce interiore, libero dal rumore e dalle influenze della società. L'isolamento a volte può essere una forma di protezione. L'universo potrebbe guidarti a trascorrere del tempo da solo affinché tu possa mantenere il tuo equilibrio energetico. Questo ti aiuta a evitare situazioni in cui la tua energia potrebbe essere influenzata negativamente, permettendoti di rimanere in sintonia con il tuo scopo superiore. Ma c'è di più. I prescelti spesso hanno una sensibilità elevata alle energie e alle emozioni che li circondano. Tendenzialmente colgono dettagli che altri potrebbero non notare, che si tratti dell'umore di una stanza, dei sentimenti nascosti di qualcuno o persino dell'energia di un luogo. Questa sensibilità può essere sia un dono che una sfida. Permette loro di connettersi profondamente con gli altri e di comprendere le cose a un livello che la maggior parte delle persone non raggiunge. Tuttavia, li rende anche vulnerabili al sovraccarico emotivo, specialmente in spazi affollati o emotivamente carichi. La capacità di percepire e assorbire l'energia circostante può essere stancante, soprattutto quando sono circondati da troppe persone o in luoghi dove ci sono emozioni miste o negative. I prescelti possono facilmente sentirsi sopraffatti. Il peso di assorbire le emozioni degli altri o l'energia dell'ambiente può rendere difficile per i prescelti mantenere il proprio equilibrio. Questa sensibilità elevata può portare a un sovraccarico emotivo, in cui faticano a distinguere tra i propri sentimenti e le emozioni degli altri che hanno inconsciamente assorbito. Restare con i piedi per terra può essere particolarmente difficile,
poiché spesso sentono la necessità di proteggere la propria energia dalle influenze esterne. Più una persona è sensibile, più deve lavorare per mantenere un equilibrio emotivo ed energetico. Senza imparare a proteggersi dalle energie circostanti, i prescelti possono rapidamente esaurirsi o addirittura diventare ansiosi. Diventa quindi essenziale trovare modi per ricaricarsi e liberarsi dell'energia in eccesso che assorbono dagli altri. L'impatto di questa sensibilità può estendersi anche a come gestiscono le relazioni e le interazioni sociali. Essere in sintonia con le emozioni degli altri può rendere difficile stare in mezzo a grandi gruppi o in ambienti dove c'è troppa intensità emotiva. La quantità di energia che assorbono in queste situazioni può rendere difficile godersi l'esperienza, portandoli a ritirarsi o a evitare del tutto gli spazi affollati. Anche nelle interazioni uno a uno, i prescelti possono a volte trovare difficile restare radicati, specialmente quando sono profondamente influenzati dalle emozioni o dall'energia della persona con cui stanno interagendo. Essere un prescelto spesso significa sentirsi fuori posto fin da piccoli. Molti scoprono che fanno fatica a integrarsi con le persone intorno a loro. Possono sentirsi come degli outsider, percependo che i loro pensieri, credenze o comportamenti non si allineano con ciò che la società si aspetta da loro. Questo sentimento di essere diversi può essere difficile da affrontare, poiché spesso porta a un senso di isolamento o persino di frustrazione. Il disagio deriva dal sapere che vedono il mondo in un modo unico e può essere difficile relazionarsi con coloro che sono più concentrati sugli aspetti superficiali della vita. Questo senso di non appartenere, spesso, deriva dal fatto che i prescelti tendono a mettere in discussione le norme sociali. Non si limitano a seguire ciò che fanno tutti gli altri. Il loro profondo senso di scopo e consapevolezza spirituale li porta a mettere in dubbio le regole e i comportamenti che molti accettano senza pensarci. Questo può creare tensioni nelle situazioni sociali, dove possono essere visti come troppo diversi, troppo intensi o persino difficili da comprendere. Quando i loro pensieri e le loro idee non coincidono con la maggioranza, è facile che vengano fraintesi o addirittura giudicati. A volte la società può cercare di forzarli a conformarsi. I prescelti spesso sentono la pressione di cambiare, di smorzare la loro luce o di nascondere parti di se stessi solo per adattarsi. Questo può portare a un conflitto interiore, perché da un lato desiderano essere accettati, ma dall'altro sanno che negare il loro vero sé significherebbe tradire il loro scopo. Resistere a questa pressione può essere difficile, soprattutto quando sembra che distinguersi porti solo più sfide. Eppure, per molti prescelti, rimanere autentici non è negoziabile, anche se questo significa percorrere un cammino più solitario. Questa esperienza di non sentirsi parte del gruppo si estende anche alle amicizie e alle relazioni. I prescelti spesso trovano difficile mantenere ampie cerchie sociali perché la loro profondità e le loro prospettive uniche non sono sempre apprezzate dagli altri. Possono avere meno amici o trovare difficile creare connessioni con persone che non condividono i loro valori o la loro visione della vita. Il desiderio di connessioni autentiche e significative spesso si scontra con le interazioni più superficiali che sono comuni nella società di oggi. Per coloro che seguono un cammino spirituale più elevato, trovare connessioni autentiche può essere una delle sfide più difficili da affrontare. Le persone che sono profondamente in sintonia con il loro scopo spesso cercano relazioni che vadano oltre la superficie. Desiderano individui che comprendano il loro percorso, che siano disposti a discutere argomenti più profondi e che valorizzino gli stessi principi di verità, significato e autenticità. Sfortunatamente, la società tende a dare priorità alle interazioni superficiali,
rendendo difficile trovare persone che risuonino con la stessa profondità. Questo desiderio di relazioni più profonde spesso porta a frustrazione, poiché sembra di essere circondati da individui più preoccupati delle apparenze, del successo materiale o di questioni futili. Questa mancanza di profondità può rendere le interazioni sociali faticose o insoddisfacenti. Quando si cerca costantemente significato e verità nelle proprie relazioni, diventa evidente quanto rare siano queste connessioni. Il divario tra ciò che si cerca e ciò che è disponibile nei circoli sociali comuni può portare a un forte senso di isolamento. C'è anche la sfida di essere fraintesi. Quando qualcuno opera da un luogo di autenticità, può sembrare troppo intenso o eccessivamente serio agli altri che non si trovano sulla stessa lunghezza d'onda. Questo può portare i prescelti a essere giudicati o allontanati da coloro che faticano a relazionarsi con le loro prospettive. Di conseguenza, la lotta per trovare relazioni significative spesso li lascia soli. Piuttosto che impegnarsi in conversazioni superficiali, preferiscono la solitudine alla compagnia che non si allinea con i loro valori interiori. Tuttavia, questa lotta non è priva di scopo. La difficoltà nel formare relazioni autentiche serve come un modo per filtrare le connessioni che non sono in sintonia con il loro vero sé. Piuttosto che essere appesantiti da interazioni insincere, le persone spiritualmente consapevoli imparano a concentrarsi sulla qualità piuttosto che sulla quantità delle relazioni. Le poche connessioni genuine che riescono a formare spesso creano legami profondi e duraturi che offrono sostegno e comprensione reciproci. Queste connessioni, per quanto rare, possono essere incredibilmente gratificanti perché permettono a entrambe le persone coinvolte di crescere e evolvere insieme. Quando si ha uno scopo superiore nella vita, restare nell'ombra non è un'opzione. Anche se potrebbe sembrare più facile confondersi o evitare l'attenzione, coloro che hanno una chiamata spirituale più profonda sono spesso spinti verso la luce, che lo vogliano o meno. C'è una forte spinta interiore che li guida costantemente a realizzare la loro missione. Questa forza non permette loro di rimanere nascosti a lungo. Nonostante i desideri personali di vivere una vita tranquilla e non notata, circostanze o eventi emergono che li costringono a fare un passo avanti e abbracciare il loro ruolo. La chiamata è più di una semplice sensazione. È una spinta persistente che continua a manifestarsi, rendendola impossibile da ignorare. Non importa quanto qualcuno cerchi di vivere una vita tranquilla e lontana dai riflettori, l'universo spesso interviene, creando opportunità o sfide che li spingono a crescere e a entrare nel loro scopo. Questo richiamo può sembrare scomodo a volte, soprattutto quando porta giudizi o incomprensioni da parte degli altri, ma non può essere evitato. È qualcosa di più grande dei desideri personali dell'individuo che li spinge a fare la differenza in modi che forse non si aspettavano. Per molti, l'idea di restare nell'ombra è allettante perché sembra più sicura. Tuttavia, il loro scopo superiore non riguarda il restare al sicuro o comodi, riguarda l'immergersi nell'ignoto e affrontare le sfide che vengono con l'essere visibili. Questo non significa che debbano cercare fama o attenzione, ma significa che non possono nascondere i loro doni o il loro vero sé al mondo. L'impatto che sono destinati ad avere richiede che siano visibili, anche quando ciò risulta scomodo o intimidatorio. In molti casi sono le sincronicità o gli eventi inattesi a spingere i prescelti all'azione. Le cose sembrano accadere in modo da ricordare loro che sono qui per una ragione, che si tratti di una conversazione, di un'opportunità o di una situazione che richiede il loro coinvolgimento. Questi momenti chiariscono che la loro missione non riguarda il restare piccoli, ma il crescere per affrontare le sfide per cui sono nati. C'è un senso di responsabilità che accompagna questa consapevolezza, sapendo
che il loro scopo va oltre i desideri personali e si estende in qualcosa di molto più grande. Questa spinta verso la visibilità porta spesso con sé una crescita non solo per loro, ma anche per le persone che toccano. Facendo un passo avanti verso il loro scopo e abbracciando il loro percorso, diventano una fonte di ispirazione e guida per gli altri. Il semplice atto di rispondere alla propria chiamata serve come promemoria per coloro che li circondano che tutti hanno uno scopo unico e a volte per realizzare quello scopo è necessario correre rischi ed essere visti. Uno degli aspetti più straordinari di coloro che hanno una chiamata più elevata è il magnetismo che naturalmente emanano. Questa attrazione non riguarda solo la luce che irradiano, ma anche l'ombra che portano. Le persone sono attratte da loro per la loro autenticità, profondità e il senso di verità che incarnano. C'è una genuinità nella loro presenza che affascina gli altri e li attira, che se ne rendano conto o meno. Questa attrazione va oltre il fascino superficiale, è una risonanza con qualcosa di molto più profondo. Tuttavia, questo magnetismo non è sempre accolto positivamente. Mentre molti sono ispirati dalla loro luce, altri possono sentirsi a disagio o minacciati da essa. La luce che i prescelti irradiano può rivelare le insicurezze delle persone intorno a loro, suscitando sentimenti di gelosia, giudizio o persino paura. Questo non è qualcosa che causano intenzionalmente, ma piuttosto è un riflesso di come la loro presenza interagisce con il mondo interiore delle persone che incontrano. Spesso le persone proiettano le loro emozioni non risolte su questi individui, rendendo le interazioni sociali più complicate. Bilanciare la dualità della luce e dell'ombra fa parte del viaggio. Più brillante è la luce di una persona, più evidente diventa la sua ombra. Questo può essere difficile da gestire, poiché significa affrontare sia l'ammirazione che la critica, spesso provenienti dalle stesse persone. La loro autenticità, sebbene magnetica, può anche servire da specchio per gli altri, costringendoli a confrontarsi con parti di se stessi che preferirebbero evitare. Alla fine, il percorso di un prescelto non riguarda il raggiungimento della perfezione o l'elusione delle difficoltà. Si tratta di abbracciare il proprio ruolo con autenticità e coraggio, comprendendo che ogni sfida affrontata è un passo verso la realizzazione del proprio scopo ultimo. Ogni ostacolo, ogni momento di isolamento, ogni incomprensione che incontrano lungo la strada serve come opportunità per rafforzare la loro comprensione di sé e del mondo intorno a loro. Prescelto, hai mai avuto la sensazione che, nonostante la tua luce e la tua positività, ci sia sempre qualcuno pronto a dipingerti come il cattivo? E se ti dicessi che c'è una ragione nascosta dietro tutto questo? Che c'è un passo decisivo, un segreto che solo i prescelti conoscono per fermare questo ciclo? Quello che scoprirai oggi potrebbe cambiarti la vita. Resta con me fino alla fine, perché sto per rivelarti il vero potere che hai per ribaltare la situazione. Quando le persone ti fanno apparire male, solitamente diffondono voci, distorcono le tue parole o fraintendono le tue azioni. Questo comportamento è spesso radicato nei loro problemi, come il sentirsi minacciati dalle tue abilità, dai tuoi successi o dall'attenzione positiva che ricevi. Possono sentirsi oscurati o inadeguati al confronto, portandoli a rappresentarti in modo negativo per aumentare la loro autostima o posizione sociale. A volte le persone hanno anche benefici personali nel farti apparire male. Potrebbero cercare di ottenere favori da altri, spostare la colpa da se stessi o distogliere l'attenzione dai propri difetti. Questo accade spesso in ambienti competitivi come il luogo di lavoro, dove gli individui competono per riconoscimenti, promozioni o altre opportunità. Nelle situazioni sociali può essere un modo per sentirsi più accettati o popolari,
allineandosi con la maggioranza anche a costo di dipingerti in una luce negativa. È importante riconoscere che quando le persone cercano di farti apparire male, spesso ha più a che fare con loro che con te. Le loro azioni riflettono la loro realtà. Comprendere questo ti aiuta a navigare meglio in queste situazioni, mantenendo la tua integrità e fiducia nonostante la negatività circostante. Potresti non essere ancora pronto, ma c'è un passo essenziale che devi compiere per affrontare tutto questo. Continua a seguire per scoprire come farlo. Come già accennato, l'insicurezza è un fattore chiave che porta le persone a percepire i prescelti come cattivi, ma c'è di più. Quando qualcuno si sente insicuro riguardo alle proprie abilità, successi o posizione, spesso proietta questi sentimenti sugli altri. I prescelti, che spesso si distinguono per i loro talenti, successi o qualità uniche, diventano facili bersagli per queste proiezioni. Le persone che si sentono minacciate dal tuo successo o dalle tue capacità possono cercare di abbatterti per sentirsi meglio. Possono diffondere voci negative, criticare le tue azioni o evidenziare i tuoi errori, tutto nel tentativo di ridurre il tuo valore e rafforzare la propria autostima. Questo comportamento è un meccanismo difensivo. Facendoti apparire male, alleviano temporaneamente il loro senso di inadeguatezza. Gli individui insicuri possono anche vederti come un concorrente. Invece di celebrare i tuoi punti di forza o imparare dal tuo esempio, ti percepiscono come una minaccia per il loro status o le loro opportunità. Questa mentalità competitiva li spinge a rappresentarti in modo negativo, sperando di eliminare ciò che vedono come un rivale. Nel mondo del lavoro, per esempio, un collega potrebbe minimizzare i tuoi contributi o attribuire i tuoi successi alla fortuna o al favoritismo, piuttosto che riconoscere il tuo impegno e il tuo talento. La paura di essere eclissati o sostituiti può essere intensa per le persone insicure. Possono sentire che i tuoi successi mettono in risalto i loro fallimenti o la loro mancanza di progresso, il che li spinge a cercare di screditarti. Chi ti dipinge come un cattivo spesso crede che le sue azioni passeranno inosservate o senza conseguenze, ma ci sono ripercussioni significative per questo comportamento. Una delle principali conseguenze è affrontare il karma. L'universo tende a riequilibrarsi e chi diffonde negatività e falsità sugli altri spesso si ritrova a subire lo stesso trattamento. Questa retribuzione karmica sottolinea l'importanza dell'integrità e della verità. I tuoi successi di fronte a queste avversità rappresentano una testimonianza della giustizia divina e della resilienza. Quando continui a trionfare e mantieni la tua dignità, nonostante i tentativi di rovinare la tua reputazione, dimostri la forza e la rettitudine del tuo carattere. Questa resilienza non solo smentisce le false narrazioni, ma ispira anche gli altri a restare saldi nella loro verità. Spesso sei protetto da guardiani e guerrieri spirituali che ti difendono con forza durante queste sfide. Questi guardiani possono assumere diverse forme, inclusi amici, familiari o mentori che vedono oltre le accuse infondate e restano al tuo fianco. La loro presenza e il loro supporto giocano un ruolo cruciale nell'aiutarti a superare la negatività e ad emergere più forte. Le persone che cercano di farti apparire male affronteranno infine conseguenze sociali e professionali, poiché le loro vere intenzioni e insicurezze verranno alla luce. Rischiano di perdere la fiducia e il rispetto degli altri. Le persone rispettano chi solleva gli altri e valorizza l'onestà. Al contrario, tendono ad allontanarsi da chi si comporta in modo ingannevole o dannoso. Superare la negatività di chi cerca di farti apparire male richiede diversi passi proattivi. Questi ti aiutano a mantenere la tua integrità e fiducia, mentre mitighi l'impatto dei tentativi altrui di danneggiare la tua reputazione.
Se nulla di questo funziona per te, c'è un ultimo passo che devi compiere: abbracciare completamente la tua era da cattivo. Questo significa recuperare il tuo potere e fiducia, anche se gli altri fraintendono le tue azioni. Si tratta di dare priorità ai tuoi bisogni e al tuo benessere, senza preoccuparti delle etichette negative che gli altri potrebbero provare a imporsi. Abbracciare la tua era da cattivo non significa diventare una persona negativa o malvagia, ma piuttosto rifiutare di vivere secondo le aspettative degli altri e smettere di cercare di compiacere chi ti fa apparire male. È un atto di autoaffermazione e crescita personale che ti consente di concentrarti su ciò che ti rende veramente felice e soddisfatto. Inizia mettendo te stesso al primo posto. Questo significa ascoltare la tua voce interiore e onorare i tuoi veri desideri e obiettivi. Prendere decisioni che favoriscono la tua crescita personale e felicità, anche se non sono in linea con le aspettative degli altri, è essenziale. Dare priorità ai tuoi bisogni ti aiuta a rimanere fedele a te stesso e a costruire una vita che rifletta i tuoi valori e le tue aspirazioni. Valuta le tue relazioni e identifica quelle che ti sostengono rispetto a quelle che ti prosciugano. È importante allontanarti dalle persone che non hanno a cuore i tuoi interessi migliori. Circondati di individui che ti incoraggiano e ti sollevano e lascia andare coloro che portano costantemente negatività o dubbi nella tua vita. Questo processo può essere difficile, ma è necessario per il tuo benessere emotivo e mentale. Un altro passo fondamentale è imparare a dire no quando qualcosa ti mette a disagio o non serve ai tuoi migliori interessi. Dire no ti aiuta a stabilire confini chiari e a proteggere il tuo tempo e la tua energia. Ti consente di concentrarti su ciò che conta davvero per te e impedisce agli altri di approfittare della tua gentilezza o disponibilità. Partecipa solo a attività e incontri sociali che ti ispirano, motivano o soddisfano i tuoi bisogni. Non temere di chiedere ciò che meriti, sia nella tua vita personale che professionale. Difendere i tuoi diritti è essenziale. Questo può includere chiedere un aumento sul lavoro, chiedere aiuto quando ne hai bisogno o stabilire aspettative chiare nelle tue relazioni. Essere assertivo garantisce che i tuoi bisogni vengano soddisfatti e che tu venga trattato con il rispetto che meriti. Definisci e comunica chiaramente i tuoi confini agli altri. Questo implica farti rispettare quando qualcuno oltrepassa un limite e far sapere quali comportamenti sono inaccettabili. Afferrare i tuoi confini protegge il tuo benessere emotivo e rafforza la tua autostima. È una parte cruciale per mantenere relazioni sane e interazioni rispettose. Abbracciare la tua era da cattivo può anche significare reinventare il modo in cui ti esprimi fisicamente. Questo può includere un cambiamento nel tuo stile, adottare un nuovo look o portarti con più sicurezza. I cambiamenti fisici possono simboleggiare la tua trasformazione interiore e aiutarti a proiettare la forza e la sicurezza che senti dentro di te. Si tratta di incarnare la versione più potente di te stesso e mostrarla al mondo. Infine, ricorda che essere il cattivo agli occhi di qualcuno non significa essere nel torto. A volte le persone semplicemente non capiscono il tuo percorso o non sono pronte per il cambiamento che rappresenti, ma questo non dovrebbe mai impedirti di vivere la tua verità e di inseguire ciò che ti rende veramente felice e realizzato. Hai mai sentito come se qualcosa dentro di te stesse cambiando radicalmente, quasi come se stessi aprendo gli occhi a una nuova realtà? Quel momento in cui ti rendi conto che la tua vita non sarà mai più la stessa. Il risveglio spirituale non è una semplice trasformazione, è un'avventura affascinante, un viaggio che ti spinge a guardare dentro te stesso in modi che non avresti mai immaginato. Oggi ti guiderò attraverso le 5 fasi di questo viaggio straordinario. Ogni fase porta con sé scoperte potenti e ti sorprenderai
di quanto ciascuna sia profondamente connessa alla tua esperienza personale. Guarda fino alla fine e scopri dove ti trovi in questo viaggio trasformativo. Nella fase iniziale del viaggio del risveglio spirituale si esiste profondamente all'interno del regno dell'ego. È uno stato in cui i pensieri e le emozioni governano senza consapevolezza cosciente. L'individuo si identifica strettamente con questi pensieri e sentimenti, credendo che siano una parte integrante di chi è. L'ego mantiene una presa forte, lasciando poco spazio per una separazione tra il sé e l'esperienza soggettiva. In questo stato, le persone possono trovarsi a reagire alla vita piuttosto che modellarla attivamente. Il senso di controllo è limitato, portando a difensività, rabbia e negatività. La vita sembra svolgersi come se fosse predeterminata e i traumi rafforzano la convinzione di non avere controllo. L'individuo si intreccia con la propria narrativa personale, vedendo la vita come qualcosa che accade a lui piuttosto che qualcosa che crea attivamente. Vedere gli altri diventa difficile, poiché la percezione è filtrata attraverso le proprie esperienze e proiezioni. Questa mancanza di chiarezza ostacola la comprensione genuina degli altri, favorendo una visione distorta del mondo. La fase dell'inconsapevolezza è caratterizzata da un profondo intreccio con l'ego, offuscando i confini tra il sé e il mondo esterno. Il viaggio verso il risveglio spirituale inizia con questa realizzazione: riconoscere la necessità di liberarsi dai modelli inconsci e esplorare gli strati più profondi dell'esistenza. Segna il punto di partenza per l'evoluzione verso una maggiore consapevolezza di sé e connessione con gli aspetti più profondi dell'esperienza umana. Progredendo nel viaggio spirituale, si incontra la fase trasformativa nota come morte dell'ego. Questa fase comporta una profonda rottura dell'ego, il sé soggettivo che plasma l'identità e le percezioni. È un processo in cui l'identità costruita attorno a etichette come genere, età, razza e credenze viene smantellata. La morte dell'ego non è una morte fisica, ma una dissoluzione delle convinzioni tenute strettamente su chi si è. L'individuo arriva alla realizzazione che l'ego, la storia che ha raccontato a se stesso, non è l'essenza del suo essere. Tutte le idee e i concetti costruiti attorno alla vita, a Dio e alla religione vengono cancellati, lasciando un senso di vuoto e di stacco. Da questa spoliazione dell'ego emerge uno spazio interiore, una separazione tra il sé soggettivo e il sé osservatore. Nella fase dell'inconsapevolezza, questo sé osservatore era offuscato, ma ora diventa più evidente. L'individuo inizia a comprendere che non è solo i pensieri, le emozioni e l'identità associati all'ego. La morte dell'ego porta alla consapevolezza del sé osservatore, la parte che osserva silenziosamente e sperimenta la vita senza essere intrappolata nelle narrazioni dell'ego. L'individuo inizia a riconoscere che l'ego non è il vero sé, ma un costrutto formato dal condizionamento sociale, dalle esperienze personali e dai comportamenti appresi. Questa fase provoca un cambiamento fondamentale nella prospettiva, aprendo la porta a una comprensione più profonda di sé. Superata la morte dell'ego, il viaggio spirituale entra nella fase della ricerca. In questa fase gli individui intraprendono una ricerca per la comprensione, cercando ciò che è comunemente definito come la verità. La ricerca implica un'esplorazione profonda di domande esistenziali e un desiderio di svelare i misteri della propria esistenza. Durante questa fase, gli individui possono trovare conforto negli insegnamenti spirituali che risuonano con la loro crescente consapevolezza. Leggere diventa un percorso verso l'illuminazione, con ogni intuizione che porta una sensazione di leggerezza e connessione. Questa fase è segnata dal desiderio di assorbire conoscenza che si allinea con la nuova comprensione di sé e dell'universo.
Man mano che il viaggio spirituale progredisce, si raggiunge una svolta cruciale caratterizzata dall'emergere del sé autentico. Questa fase è segnata da un cambiamento profondo, lontano dalle apparenze e dal riconoscimento cosciente della propria vera natura. L'individuo giunge a un punto in cui la facciata che potrebbe aver presentato al mondo inizia a sgretolarsi. Durante questa fase c'è una maggiore consapevolezza di ciò che veramente allinea con il sé interiore. Relazioni sbilanciate, occupazioni che non risuonano più e attività che non servono più al sé autentico cominciano a svanire. La persona sente un'incapacità crescente di reprimere la propria vera voce e una riluttanza a scendere a compromessi sui propri desideri genuini. Nella fase finale del risveglio spirituale si entra in una vita di allineamento. Questa fase rappresenta una profonda connessione con tutti gli aspetti dell'esistenza, andando oltre l'emergere del sé autentico. Vivere una vita di allineamento comporta una comprensione profonda di se stessi e una connessione con l'anima, la mente e il corpo. Questa fase coinvolge una compassionevole accettazione dei propri limiti e un abbraccio delle imperfezioni. Il senso di allineamento si estende anche alle relazioni con gli altri, riconoscendo che ognuno è nel proprio viaggio unico. L'allineamento si estende anche alle relazioni con gli altri. Avendo abbracciato il proprio sé autentico, c'è un naturale traboccare di compassione e perdono per i limiti degli altri. L'individuo riconosce che ognuno sta facendo del suo meglio con il livello di consapevolezza che possiede in quel momento. Questa fase comporta diventare il proprio nutrimento, assumendo il ruolo di genitore di supporto che si potrebbe essere desiderato in passato. È un viaggio verso l'amore incondizionato per se stessi, creando un ambiente interiore di comprensione e gentilezza. Man mano che questo amore per se stessi si approfondisce, si estende naturalmente verso gli altri, coltivando compassione nelle relazioni interpersonali. Una vita di allineamento non si limita al regno umano, ma si estende a una connessione più ampia con il mondo. Gli individui si rendono conto della loro interconnessione con la natura, gli alberi, le piante, gli animali, l'aria, la terra e persino gli oggetti inanimati. Questa interconnessione diventa una realtà vissuta, non solo un concetto mentale. Pur riconoscendo la bellezza e la luce nell'esistenza, una vita di allineamento include anche un riconoscimento compassionevole degli aspetti più oscuri. Questi non vengono visti con cinismo, ma con comprensione, consapevoli che ogni aspetto contribuisce alla ricchezza dell'esperienza umana. Nel percorso di risveglio spirituale è importante riconoscere che ogni esperienza, anche quelle dolorose, svolge un ruolo fondamentale nell'evoluzione personale. Le sfide che affrontiamo non sono semplici ostacoli da superare, ma opportunità di crescita e comprensione più profonda di noi stessi e del mondo che ci circonda. Ogni fase del risveglio spirituale ci invita a guardare oltre l'illusione dell'ego e a connetterci con la nostra essenza più autentica, che trascende i confini imposti dalle convinzioni sociali e personali. Prendere consapevolezza di questo ci permette di vivere con maggiore serenità, sapendo che ogni esperienza, buona o cattiva, è parte di un disegno più grande che ci conduce verso una vita di equilibrio e connessione. Inoltre, una delle chiavi più potenti per vivere una vita di allineamento è la pratica della presenza consapevole. Essere presenti nel momento significa abbandonare il bisogno di controllare il futuro o rimuginare sul passato, e invece abbracciare pienamente ciò che è ora. La presenza ci permette di vedere la bellezza in ogni istante, di accettare ciò che accade senza giudizio e di vivere con gratitudine. Questo stato di consapevolezza non solo arricchisce la nostra esperienza quotidiana, ma ci apre anche alla possibilità di connetterci con una realtà più ampia, che va oltre i limiti del pensiero razionale. Vivere con presenza e consapevolezza ci trasforma,
portandoci verso una vita più significativa e autentica. Oltre alla presenza consapevole, un elemento chiave nel risveglio spirituale è la capacità di abbracciare il cambiamento con flessibilità e apertura. Spesso tendiamo a resistere alle trasformazioni perché ci aggrappiamo a vecchie abitudini, idee o situazioni che ci fanno sentire al sicuro. Tuttavia, il risveglio ci insegna che la crescita avviene proprio quando siamo disposti a lasciare andare ciò che non ci serve più. Ogni cambiamento, anche quelli più difficili, rappresenta una possibilità di rinnovamento e di avanzamento verso una versione più autentica di noi stessi. Accettare il cambiamento come parte naturale della vita ci permette di fluire con le sue onde, piuttosto che combatterle, favorendo un'evoluzione interiore costante. Un altro aspetto cruciale del risveglio spirituale è la pratica del perdono, sia verso gli altri che verso noi stessi. Il perdono non è un atto di debolezza, ma di forza e liberazione. Rimanere ancorati al rancore e al risentimento ci tiene prigionieri del passato e blocca il nostro progresso spirituale. Perdonare ci permette di liberarci dal peso delle vecchie ferite e di vivere con un cuore più leggero. Allo stesso modo, imparare a perdonare noi stessi per gli errori o le scelte del passato è essenziale per abbracciare il nostro sé autentico. Solo attraverso il perdono possiamo sperimentare un amore incondizionato per noi stessi, che diventa il fondamento su cui costruiamo relazioni più autentiche e armoniose con gli altri e con il mondo. Se questo video ti è piaciuto e ha risuonato con te, considera di condividerlo con qualcuno che potrebbe apprezzarlo. Sentiti libero di lasciare i tuoi pensieri o esperienze nei commenti qui sotto.